Cari amici, ciao a tutti! Come ci si prepara ad un colloquio di lavoro? Oggi in questo video vi voglio parlare di tutto ciò che ha a che vedere con la ricerca del lavoro, la preparazione del colloquio e come ci si presenta poi al colloquio. Insomma, vi voglio dare tutta la mia esperienza, le mie circa, avrò fatto forse 15-16 colloqui di lavoro in tutta la mia vita, in cui alcuni li ho passati, alcuni non li ho passati, alcuni li ho passati e non ho accettato il contratto. Insomma, è un argomento molto importante, ovviamente è indirizzato nello specifico ai piloti, ma sono sicuro che ciò di cui parlerò oggi sarà un po' utile a tutti quanti. È diviso in capitoli, questo è un video un po' lungo, ma appunto diviso così che anche in futuro, se volete tornare a guardarlo, soltanto alcuni importanti capitoli che vi interessano, potete cliccare e cercare quello che più vi interessa. Allora, intanto, per darvi l'idea di ciò di cui parleremo oggi, quindi parleremo del curriculum, di come si va disegnato, scritto, preparato un curriculum, della ricerca, del lavoro, poi del colloquio, diviso tra i test, il colloquio tecnico, il colloquio personale, i giochi di gruppo, questo per i riferimenti al CRM, e poi il simulatore. Poi andremo a vedere anche proprio l'atteggiamento personale che bisogna avere in quelle giornate, come ci si prepara la mattina del colloquio e poi cosa fare quando riceveremo l'esito sia positivo che negativo. Quindi un programma molto lungo, però credo molto importante. Per cui iniziamo. Il curriculum. Allora, questo è il mio curriculum. Ho cancellato alcune cose per questioni di privacy. Come vedete è molto semplice ed essenziale, perché così deve essere il curriculum, soprattutto per un pilota. Perché? Perché le compagnie aeree non è che vogliono sapere se avete fatto i Boy Scout, se avete fatto corsi di cucito o varie cose. Vogliono semplicemente sapere quante ore avete, se avete il type rating giusto, quante ore avete nel type rating giusto. Ora, sembra un po' triste, a volte forse lo è, perché? Perché ci sono tante esperienze che nella vita comunque sono molto utili, molto interessanti per la persona, però alle compagnie aeree fondamentalmente non serve nulla, soprattutto curricoli di 5, 6, 7, 10 pagine. Il curriculum possibilmente deve essere di una pagina, già il mio è troppo lungo, ma per il semplice fatto che io ho lavorato in troppe compagnie aeree. Già questo fatto, per esempio, a molte compagnie non piace vedere che una persona ha lavorato in tante compagnie aeree, però così è la mia storia, magari l'ho anche scritto nei libri, qualcuno li può leggere per vedere quello che ho fatto, però concettualmente vedete, bisogna mettere semplicemente i titoli di studio, quelli chiaramente servono, l'high school, quindi scuole superiori, eventuali lauree, e poi le esperienze lavorative, soltanto quelle che hanno rilevanza, ok? Cioè se avete lavorato al McDonald's, con tutto il rispetto, perché comunque da ragazzini è un percorso formativo, se avete fatto, non so, gli animatori ai villaggi turistici, però non sono cose che secondo me poi vanno messe in un curriculum da piloti. Bisogna mettere ciò che si è fatto. Chiaramente all'inizio uno dice, beh, ma io non ho mai lavorato in una compagnia aerea, benissimo, chiaramente è chiaro che poi va un po' adattato, ci sarà più parte negli studi che avete fatto, ma se non avete fatto granché, non lo mettete, cioè non mettete cose in più solo per riempire la pagina, non serve a nulla. Anche proprio graficamente deve essere molto semplice, da una parte la vostra foto, indirizzo, telefono, contatti, la prima cosa le ore di volo in alto, il tap rating, l'inglese e poi dove avete lavorato. Ecco, ora veniamo alla parte che secondo me è la più importante, perché poi alla fine il curriculum ha la sua rilevanza, ma fino a un certo punto, cioè come si cerca lavoro. Allora io quello che suggerisco sempre, anche a chi ancora deve iniziare a cercare lavoro, chi sta nelle scuole, chi sta frequentando gli istituti superiori, chi sta iniziando a frequentare le scuole di volo, di crearsi un network. È fondamentale. Oggi con i social questo è molto facile, più che nel passato. Allora, il sito di riferimento più importante è LinkedIn. Perché? Perché con quello si può essere in contatto con piloti, con compagnie aeree, con i recruiter. Quindi da subito, prima lo iniziate meglio è, apritevi un account e iniziate proprio a cercare tutte le compagnie aeree che vi interessano, anche quelle che non vi interessano al momento perché non lo sapete in futuro,
cliccate in modo tale che tutti i post che loro metteranno in futuro li potrete vedere e li visualizzerete. LinkedIn, per chi non lo conosce, chi non l'ha mai sentito, è una sorta di Facebook ma professionale. Poi c'è pure chi lo usa purtroppo non in maniera corretta, ma sostanzialmente le aziende metteranno post relativi al lavoro, quindi magari se cercano piloti metteranno un post anche per sapere un po' i trend, no? Quindi se una compagnia aerea ha comprato degli aeroplani, ha ordinato degli aeroplani, sta aumentando il network. E poi i piloti, quindi come me per esempio mi trovate, se cercate Ivan Anzellotti su LinkedIn mi trovate e potete così come appunto su Facebook cliccare la richiesta di contatto, che poi chiaramente può essere data o no, proprio perché essendo una piattaforma professionale alcune persone la tengono molto molto stretta il network, però voi dall'inizio contattate, cliccate le persone che vi sono più, secondo voi, interessanti. Tra l'altro a un certo punto, con il suo algoritmo, mano a mano che voi cominciate a cercare le persone, le compagnie aeree, i recruiter, avrete dei suggerimenti di persone e compagnie relative alle vostre ricerche e quindi in questo modo già da subito cominciate a crearvi la vostra network, la vostra rete di informazione. Poi è fondamentale avere un account anche su alcuni siti di reclutamento di piloti. Ora, ce ne sono tanti, allora io vi faccio vedere, questa è una lista di quelli che io in passato ho più o meno usato, con alcuni di questi ho anche trovato lavoro, altri no, ma comunque mi sono stati sempre utili per la ricerca. Ce ne sono sicuramente tantissimi altri, anzi se li conoscete magari metteteli nei commenti, così possiamo aiutare anche altre persone a trovare lavoro più facilmente. Quindi questi siti è importante avere un account, anche lì caricare il proprio curriculum, l'esperienza, il type rating, le ore di volo, in modo che quando serve loro vi scrivono e quindi io pure continuamente ricevo i messaggi, email da questi recruiter, ogni tanto quando servono piloti, comandanti mi mandano le offerte e poi questo chiaramente sono sempre cose che si fanno per il futuro, in momento tale che poi vi serve lavoro, magari vi arriva la mail giusta e magari non sapevate che c'era una certa richiesta o no. Quindi anche questo è importante. Poi anche i siti proprio delle compagnie aeree. Ogni tanto, periodicamente, andateli a vedere, perché anche lì a volte ci sono gli annunci della ricerca di piloti. In genere c'è sempre, se andate in basso, alla fine di ogni sito delle compagnie aeree, c'è una voce che si chiama Career, oppure Job, oppure qualcosa che ha a che riferimento con il lavoro, cliccate e lì ci sono spesso scritti la ricerca, la necessità di piloti, i requirement, soprattutto, chiaramente, quante ore di volo, l'età e tutte queste cose, insomma. Quindi, fondamentale, tutte queste cose che vi sto dicendo, soprattutto quindi il network. LinkedIn stesso ha delle opzioni per crearsi le liste del job search e quindi quando poi le compagnie cercano piloti vi cercano direttamente tramite LinkedIn. Io sono stato anche contattato sia in automatico, perché appunto il mio nome sta lì e quindi mi arrivano le newsletter, oppure anche proprio con dei messaggi privati da dei recruiter che dicono: ah, sei un comandante di A320, ci serve un comandante 320 qui, sei interessato? E vi mandano l'offerta. Poi chiaramente sta a voi. Però ecco, questo è come io ho approcciato negli anni le mie impostazioni, il mio curriculum, la mia ricerca di lavoro, e che vi renderà poi in futuro, più contatti avete, più avete un grande network, vi renderà più facile la vita in futuro. Veniamo ora proprio al giorno del colloquio. Ora ogni compagnia aerea chiaramente si organizza diversamente, quindi quello che vi dico sono dei concetti generici che ho più o meno visto, però è fondamentale prima di per prepararsi ad un colloquio di lavoro è di contattare dei piloti che possibilmente abbiano già passato le selezioni di recente, per avere un'idea di che tipo di domande, che tipo di test, che tipo di struttura ha tutto quanta la fase di selezione, perché il lavoro sarà lo stesso, cioè pilotare un aeroplano, però ogni compagnia aerea ha la sua mentalità, ha la sua anima e quindi ha un modo di fare differente. Quindi c'è chi fa dei test scritti, c'è chi non li fa, c'è chi fa un colloquio molto approfondito, c'è chi non lo fa, c'è chi fa dei colloqui online prima di tutto, quindi
Lo so, sembra, dice grazie, che bisogna sapere prima le cose, ma non è sapere prima le cose, è avere un'idea della struttura del colloquio. Comunque, normalmente c'è un test scritto o al computer. Questi test chiaramente poi dipendono anche dall'esperienza, dal tipo di selezione che si sta facendo. Quindi se è un ab inizio, quindi un pilota senza esperienza o con un'esperienza molto molto bassa, è facile che ci siano anche dei test di matematica e fisica, per esempio. Quindi una buona ripassata a queste materie, roba da scuola superiori, è sempre una buona cosa da fare. Ci possono anche essere questi test psicoattitudinali, logici, quindi serie numeriche, disegni astratti, geometrie che bisogna capire. Ci sono tanti siti dove potete trovare questi esercizi, perché più li praticate e meglio è più facile. Quindi se digitate su Google test psicoattitudinali ne trovate quanti ne volete. Possono esserci poi chiaramente domande tipiche degli esami di ATPL o domande di normative che si trovano normalmente nel manuale della Jepsen. Chi vola già sa cos'è, magari altri non lo conoscono, comunque chiaramente roba relativa alla normativa, quindi separazioni, marking della pista, tutto ciò che ha a vedere con le normative della regolamentazione degli aeroplani, degli spazi aerei, per esempio, ecco. Chiaramente se poi fate un test, un colloquio già con un type rating, vi dovete aspettare sicuramente delle domande sugli impianti di bordo e quindi anche lì bisogna ripassarli. Se anche qui fate una ricerca su internet, le domande sono alla fine quasi sempre le stesse, però è chiaro che bisogna prepararsi bene sull'aeroplano per il quale si sta facendo il colloquio. Ma anche se voi partecipate a un colloquio no type rating, che vuol dire che magari state pilotando un 737, però adesso state facendo un colloquio e andrete, se passate il colloquio, a lavorare su un Airbus 320, aspettatevi domande sul 737, perché magari la commissione, innanzitutto sa che voi state portando questo aeroplano, quindi vogliono capire se ne sapete di questo aeroplano, e quindi sia nel test che nel colloquio orale, ma ne parliamo dopo, potrebbero anche esserci domande sull'aereo sul quale state pilotando, anche se la compagnia non ce l'ha. Anche perché poi nella commissione stessa potrebbero esserci persone che in passato hanno pilotato quell'aeroplano. E quindi può capitare, anche a me è capitato una volta a Hong Kong, colloquio da A320 per A320, però io avevo pilotato il 747 qualche anno prima, mi hanno fatto domande sul 747, pensate un po' che io ovviamente non mi aspettavo, per fortuna che qualcosa me la ricordavo ancora, però ecco, quindi è importante conoscere bene l'aeroplano sul quale si sta volando. E poi il compass test, che va sempre un po' più di moda. Questo qui è un sito pilottest.com che a pagamento, non mi pagano per fare pubblicità, non è pubblicità, però è un sito, ma ce ne sono tanti probabilmente, anche questa cosa se la googolate oggi e scrivete compass test trovate degli esempi e quindi ci sono vari test che si fanno, quindi quelli di memoria, quindi usciranno dei numeri che voi vi dovete ricordare, quote, velocità, prue, oppure questi spaziali, quindi vi faranno vedere degli strumenti, dovete dire quale aeroplano secondo voi è in quella posizione, quindi in salita, in virata, orientato in un certo modo, e quindi questi test anche compass test vanno sempre più di moda, ma sembrano difficili anche questi. Con un po' di pratica poi alla fine riuscite sicuramente a, non dico a passarli, nel senso che questi difficilmente sono test che determinano l'esito di un colloquio totale, però comunque più vi allenate e più vi rendete facile la vita quel giorno. Quindi ci sarà a un certo punto un colloquio personale con una serie di persone che sono lì davanti, ci sarà il capo pilota, il capo dell'addestramento o anche semplicemente dei piloti che sono addetti alle selezioni. Che tipo di domande tecniche si fanno? Ora, chiaro, qui possono chiedere veramente di tutto, ecco perché è importante avere un'idea, magari parlare con qualcuno che ha appena fatto le selezioni per avere un'idea di quali argomenti sono prevalentemente chiesti da quella compagnia specifica, però
io dalla mia esperienza posso dirvi che sicuramente dovete conoscere molto bene i memory items dell'aeroplano che state pilotando, anche proprio sapere il numero, perché la prima domanda spesso è quanti sono i memory item di questo aeroplano, e poi ve ne chiederanno uno o due da dire, appunto a memoria, ovviamente, e anche magari da commentare per dare delle spiegazioni. Sicuramente appunto gli impianti, come ho detto prima, non solo nel quiz, ma anche nel colloquio orale, dove a me a volte è stato proprio posto un foglio bianco davanti e mi è stato detto: ok, mi disegni l'impianto elettrico, mi disegni l'impianto idraulico. E qui l'unico modo per prepararsi bene è a casa prendere un foglio bianco e disegnare gli impianti tutti quanti, uno per uno, e non soltanto studiarli così perché sembra che li sai, ma poi quando ti metti a disegnarli c'hai sempre il dubbio: oddio, ma la valvola, ma la pompa, ma la cosa, come va? Quindi importantissimo prepararsi sugli impianti in questo modo. Sicuramente ci saranno domande sulle cold weather, quindi hold over time, liquidi, ghiaccio, tutte le condizioni di quando c'è il ghiaccio, di quando non c'è, le low visibility ovviamente, e poi possono anche esserci domande di meteorologia. Non mi sono capitate spesso, però una volta mi è stato chiesto di parlare del jet stream, per esempio, e quindi gliel'ho dovuto un po' spiegare. Il wind shear, sicuramente, anche quello è un argomento che va molto alla grande ai colloqui. E poi anche le performance dell'aeroplano, sempre per tornare al discorso della conoscenza dell'aeroplano sul quale si vola, le performance, quindi anche i consumi, quindi quanto carburante si consuma nelle varie fasi di volo. Una volta mi è stato proprio chiesto: ok, vai da A a B, un'ora di volo, hai l'alternato a mezz'ora, quanto carburante vuoi? Io faccio: in che senso? In che senso? Quanto, per un peso medio, quanto carburante pensi di avere bisogno? Quindi non solo dovevo conoscere tutta quanta tutti quanti i carburanti che servono, le riserve, no? Ma anche proprio quanto in quantità, insomma, ecco. Quindi i pesi dell'aeroplano, un po' tutto ciò che ha a che vedere appunto con le performance. Un altro argomento che probabilmente adesso con questo problema dello spoofing va un po' di moda potrebbero essere l'ARNAV, tutto ciò che ha a vedere con l'ARNAV. Quindi anche qui un argomento molto complesso, però andatelo a vedere perché è qualcosa che può sicuramente uscire fuori, insomma, come argomento. Questo chiaramente in generale, ma poi può esserci di tutto. Poi tenete presente un'altra cosa importante, che ci sono due tipologie di modi di fare le domande, cioè alcune compagnie fanno delle domande secche, proprio domanda e risposta: quanto è questo? Che cos'è questo? Altre compagnie invece creano degli scenari, cioè non ti chiederanno quant'è la minima di atterraggio in categoria 2, ti faranno un esempio: stai volando, c'è questa visibilità, hai questo impianto che non funziona, l'aeroporto dice questo, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, a questa quota riattaccheresti o non riattaccheresti? Ecco, in tante situazioni, anche quindi con le low visibility, col weather, no? Arrivi la mattina presto all'aeroplano, cosa guardi se fa freddo, se ci sono temperature di questo tipo, cosa controlli dell'aeroplano? Quindi domande aperte di scenari, quindi anche qui è importante sapere se fanno domande di un tipo o dell'altro e prepararsi in entrambi i casi a questi due modi di affrontare un colloquio tecnico. Oltre il colloquio tecnico c'è quasi sempre un colloquio personale che può avvenire o insieme a quello tecnico, nel senso nello stesso momento, magari vi faranno un po' di domande tecniche, un po' di domande personali, oppure iniziano con uno, poi iniziano con l'altro, oppure in alcune compagnie c'è proprio una sessione per il colloquio personale e un'altra, magari qualche giorno dopo, tecnico, perché alcune compagnie danno più valore a quello personale piuttosto che a quello tecnico. Tenete presente che se già volate in una compagnia aerea e vi state presentando a lavorare in un'altra compagnia aerea, diciamo che si dà abbastanza per scontato che più o meno l'aeroplano lo sapete pilotare. Però quello che la compagnia vuole magari è avere una persona con un certo atteggiamento positivo, chiaramente, un atteggiamento collaborativo, non vogliono rompiscatole, vogliono qualcuno che magari è in grado di imparare, di inserirsi nel gruppo. Non vogliono mai i supereroi, prima di tutto, questo scordatevelo dalla testa, si sa che non si sa tutto,
e comunque proprio come atteggiamento quello che va lì a insegnare, come ho visto capitare, non piace mai. Soprattutto, tenete presente questo perché l'ho visto in passato, chi viene dalle compagnie major per andare a lavorare in low cost c'è il rischio a volte di sottovalutare il colloquio, come dirà io lavoro per X, adesso vado lì, insegno loro a lavorare. No, non è così, quando si va ad un colloquio non si va mai per insegnare, si va per rispondere alle domande e essere assunti, ok? Questi atteggiamenti da supereroi non vanno mai bene. Allora, chiaramente all'inizio vi chiederanno un po' di voi, è normale, quindi raccontare brevemente un po' dove avete fatto le scuole, che tipi di aeroplani avete pilotato, dove avete volato, e poi c'è la classica domanda del perché vuoi lavorare per questa compagnia. Ora, di nuovo, non c'è mai una risposta esatta, questo qui non è un quiz a risposta giusta o sbagliata. Bisogna essere ragionevoli, ok? E quindi, per esempio, a domanda perché vuoi lavorare per noi, chiaramente non si risponde mai perché siete la compagnia più bella del mondo, perché era il mio sogno da bambino. Voglio dire, bisogna cercare sempre delle risposte che siano appunto ragionevoli, insomma, quindi o chiaramente se si viene da un low cost e si passa a una major, può essere anche il prestigio, quello ci sta, può essere la posizione geografica, anche il contrario, per esempio, chi lascia una major, magari medio orientale, per una low cost europea, dice perché così mi avvicino a casa. Perfetto, ci sta. Quindi anche qui cercate, sia per un discorso geografico, un discorso familiare, di crearvi delle risposte che abbiano senso nella vostra condizione per quel tipo di compagnia. Poi possono chiedervi cosa pensi di portare nella nostra compagnia. Ora, a volte si fanno domande anche che sembrano un po' stupide, perché sono un pilota, a quest'ato dice cosa porti nella nostra compagnia? E che cosa porto? Gli atterraggi più belli del mondo. È chiaro che alcune volte queste domande possono spiazzare perché hanno poco senso, in realtà, però a maggior ragione bisogna prepararsele prima, appunto, per cercare di dare delle risposte che non vi lascino a bocca aperta e non vi facciano dire cose stupide, soprattutto. A volte ci sono domande anche appunto un po' veramente no stupide, stupide al quadrato. Dimmi un tuo punto, perché mi è capitato una volta sola, dimmi un tuo punto di forza e un tuo punto di debolezza. Mamma mia, ma che vi devo dire? No, allora anche là cercate qualcosa che ha a che fare con voi e quindi sono una persona molto seria, uno che si impegna molto, chiaramente, debolezze, non dite mai qualcosa che ha a che fare con l'aviazione. È chiaro che se dite la mia debolezza è che ho paura della quota, dell'altezza o non lavoro bene in gruppo, non va bene, però magari, non lo so, ma io dormo molto, quindi se ho i vivori la mattina presto, devo andare a letto presto la mattina prima. Quindi anche lì agganciate una debolezza a una soluzione alla debolezza e questo chiaramente vi risolve un po' la domanda, sempre se si è credibili. Poi possono esserci domande che mi è capitato più di una volta, domande del tipo dimmi una volta in cui per esempio hai gestito tempo e risorse o hai risolto un problema molto complicato oppure ti sei assunto delle responsabilità non tue, hai avuto un conflitto con un superiore. Tenete presente che questo tipo di domande non è che necessariamente devono essere legate al lavoro come pilota, cioè quindi avete risolto tempo e risorse, c'è per esempio parlando con tanti colleghi, una volta un collega mi ha detto, sai io gli ho risposto che dovevo comprare casa, quindi avevo dei problemi finanziari, però insomma alla fine ho messo da parte i soldi, ho fatto ricerca con le banche, ho ottenuto un buon mutuo e alla fine sono riuscito a comprare la casa dei miei sogni. Ecco, questo per esempio è un'ottima risposta perché non ha a che fare necessariamente con l'aviazione, però insomma dà l'idea di qualcuno che ha il problem solving dentro la testa, non si dispera mai e comunque riesce a cercare delle risorse per arrivare all'obiettivo, ok?
Poi anche domande un po' provocatorie, anche qui non bisogna cascare nella trappola, del tipo, dice, cosa ti rende impaziente o che ti fa arrabbiare? Ora è chiaro che non è che si può rispondere, ah no, no, io non mi arrabbio mai, ah no, io sono la persona più paziente del mondo. Perché? Perché siamo umani, perché si lavora in ambienti ad alto stress e quindi è normale che si possa perdere la pazienza, chiaramente entro certi limiti. Però, appunto, una risposta di questo tipo bisogna dare, a una domanda di questo tipo bisogna dare una risposta sempre che abbia un po' di senso. E quindi, per esempio, io una volta risposi, ma una cosa che mi fa un po' arrabbiare è quando vedo le persone attorno a me che non collaborano, che non fanno il proprio lavoro e quindi mi obbligano a lavorare il doppio. Insomma, ecco, cose un po' di questo tipo, risposte un po' di questo tipo possono sempre un po' aiutare, ecco. Altre domande che mi possono aver fatto in passato, ecco, per esempio una volta non mi aspettavo, mi è stato chiesto qual è l'ultimo libro che hai letto? Pensate un po'. Ora io per fortuna leggo e quindi avevo il titolo in testa, quindi ho risposto prontamente, però ecco, fate il nome del mio libro, chiaramente se vi fanno questa domanda, no, a parte gli scherzi, è una cosa anche che mi è successo, e anche per esempio un'altra domanda sugli hobby, cioè mi è stato chiesto, ma tu che hobby hai? Cioè cosa fai nella vita, nel tuo tempo libero? Ok, e quindi anche qua, vabbè, qualsiasi cosa va bene, chiaramente lo sport è una cosa sempre che va bene, se suonate uno strumento, se fate qualcosa di interessante. Tenete presente che spesso queste domande non è che le fanno apposta perché vogliono sapere cosa fate voi nella vita o nel vostro tempo libero, vogliono anche vedere come ragionate, vogliono vedere che non rimanete spiazzati, che siete sempre pronti a una risposta, che non vi fate intimorire anche dalle persone attorno, perché chiaro, voi siete i piloti, i comandanti del futuro o il comandante se già state facendo un colloquio direttamente da comandante. Quindi loro vogliono vedere un comandante davanti a loro, non vogliono vedere una persona che sta lì intimorita, oddio, Dio, la prima domanda me la faccio sotto. Quindi bisogna rispondere tranquillamente, in maniera coerente, che abbia senso. Anche un'altra cosa mi è successo una volta, dove mi sono state fatte tantissime domande, è durata un'ora soltanto questo colloquio personale, pensate un po', ancora quello tecnico non l'avevo neanche fatto, l'avrei fatto un mese dopo se avessi superato questo colloquio qui, e io poi a un certo punto ho notato che mi facevano le stesse domande che mi avevano fatto un'ora prima, cambiando magari un po' l'ordine delle parole. E questo per vedere se si è coerenti, ok? E poi un'altra cosa che appunto mi è successo che, e per esempio in questo colloquio in particolare mi era stato chiesto, dice, ma delle tante compagnie dove hai lavorato, qual è quella dove ti sei trovato meglio e qual è il paese dove hai vissuto in cui sei stato meglio? E beh, io ho dato le mie risposte. Un mese dopo, quando mi hanno chiamato per il colloquio tecnico, alla fine del colloquio tecnico, una delle persone che avevo incontrato il mese prima al colloquio personale era ancora lì e mi ha rifatto la stessa domanda. Pensate un po', un mese dopo e dopo un'ora di colloquio tecnico. Di nuovo, non è che loro vogliono sapere la risposta giusta, vogliono vedere che tu non menti, che sei una persona che ragionevole e che non nasconde nulla sostanzialmente. Quindi l'onestà premia sempre. Ricordatevi che se non sapete una domanda, soprattutto il discorso tecnico ora, chiaro, non ci si arrampica sugli specchi. È meglio dire, ah no guardi mi spiace purtroppo questa cosa non me la ricordo, piuttosto che appunto fare la scena di quello che si inventa le cose. Non ci si ricorda l'argomento, la domanda, la risposta, il numero, però dice guarda non mi ricordo, però so che sta nel manuale X al capitolo Y. E già questa cosa come risposta piace normalmente, cioè si sa che non si sa tutto, però perlomeno dobbiamo sapere dove stanno le informazioni.